Ciao amiche di Overglow, sono Luana e vi do il benvenuto in questo spazio dedicato alla bellezza e al trucco di noi donne over 40. Siete pronte a splendere? Allora, mano alle trousse e cominciamo! Truccarsi bene dopo i 40 anni è possibile? Ovviamente sì, amiche, a patto di tenere a mente alcune regole che sono davvero utili per ottenere un risultato armonioso e soddisfacente. La prima regola è l'idratazione. Sappiamo che col passare dell'età la nostra pelle ha bisogno di essere curata, coccolata e super idratata. Quindi ricordatevi sempre di applicare una buona crema idratante e anche una buona crema contorno occhi prima di procedere col trucco. Prendersi cura della pelle però si può fare anche scegliendo i prodotti giusti. Oggi molti correttori e molti fondotinta contengono dei principi di skincare. Ecco, se potete optate per quelli, in maniera tale da continuare a garantire una buona idratazione e una coccola al vostro viso per tutta la giornata. Seconda regola: usare poco prodotto. Man mano che andiamo avanti con l'età, dobbiamo davvero fare attenzione a usare il minimo indispensabile che ci serve per coprire qualche piccolo difetto e per esaltare i nostri pregi. Quindi mi raccomando, anche l'utilizzo dei pennelli, ve ne ho parlato in un altro video, è fondamentale per gestire al meglio questo aspetto perché ci aiutano a prelevare poco prodotto e a metterlo solo ed esclusivamente dove serve. Terza regola: sfumate bene i prodotti. Delle linee più morbide, più diffuse, più sfumate addolciscono i lineamenti e ci danno un aspetto più affascinante, più leggero. Le linee troppo geometriche, come ad esempio degli eyeliner molto grafici, tendono a indurire un pochino i lineamenti e quindi se non abbiamo più 20 anni è meglio scegliere qualcosa di più delicato, di più diffuso. Quarta regola, e su questo forse qualcuna di voi non si troverà d'accordo: bisogna accettare i compromessi. Eh sì, amiche, difficilmente si può avere tutto nella vita. Se il trucco da una parte ci aiuta, dall'altra sicuramente c'è un prezzo da pagare. Dobbiamo scegliere che cosa ci interessa di più. Vi faccio un esempio. Se ho un'occhiaia e la voglio coprire, devo scegliere se voglio una copertura totale, perché non voglio che si veda più neanche l'ombra di quell'occhiaia, e quindi applicare ad esempio due tipologie di correttore, prima una più aranciata e poi una più illuminante, oppure se procedere con un correttore solo più leggero e lasciare che un pochino di occhiaia trasparisca. Nel primo caso, sì, avrò la mia copertura totale, ma già so e dovrò accettare che due prodotti stratificati segneranno un po' di più le rughe. È inevitabile, dovrò anche settarli con un po' più di cipria e quindi l'effetto generale sarà un pochino più pesante. Nel secondo caso non avrò una copertura totale, ma avrò un aspetto sicuramente più leggero e un contorno occhi meno segnato. Avere entrambi diventa difficile col passare dell'età, quindi sappiate che anche il trucco è un po' una serie di compromessi che ci portano al miglior risultato possibile, migliore per noi, per quelle che sono le nostre esigenze e i nostri desideri. Quinta regola: fate tanta selezione. Adesso che siamo più grandi e sappiamo meglio quello che vogliamo, ci possiamo anche permettere di scegliere e di dire no ad alcune cose. Ad esempio, possiamo dire no a dei trend o a delle tecniche di trucco che non ci valorizzano, anzi che ci penalizzano, e in questi anni ne abbiamo viste davvero tante. Vogliamo parlare del contouring esagerato da cambio dei connotati che ha dominato in questi ultimi anni? O della tecnica del baking che prevede l'utilizzo di chili di cipria che inevitabilmente segnano le rughe? Ecco, questi sono solo alcuni esempi di come non necessariamente tutto ciò che è trend, tutto ciò che è novità, tutto ciò che viene proposto dal mondo del make-up vada bene per noi.
Spesso i trend sono dominati, sono portati avanti anche da ragazze giovanissime e sappiamo che a loro tutto è concesso, ma noi dobbiamo essere più attente e siamo abbastanza forti da fregarcene di quello che fanno gli altri. Quindi mi raccomando, valutate sempre se ciò che vi propongono è davvero adatto e davvero valorizzante per voi. E poi qua ci sono io, sono qua apposta per aiutarvi a fare selezione. Quindi continuate a seguirmi, se questo video vi è stato utile mettetemi un like, segnalatelo alle amiche e soprattutto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Amiche mie, non fatevi fermare e ricordatevi di splendere sempre.